Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Prima di scendere nel merito del cuore del nostro progetto, che sono proprio le politiche di coesione, andiamo a fare un riassunto dei fondi ad esse collegati. I fondi che vengono erogati ogni settennato, in questo caso da spendere entro il 2027 a tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. La situazione dell'Italia è una situazione molto particolare perché dei quasi 70 miliardi di euro destinati nel periodo 2021-2027, una buona parte è destinata alle politiche sociali. Questo è il grafico a torta che ci mostra quale sia la ripartizione tra le varie voci di costo. Quella che vediamo contrassegnata come ESF rappresenta il cosiddetto Fondo Sociale Europeo. Una fetta pari a oltre un terzo del totale è destinata a un'Italia più sociale, più inclusiva, capace di ridurre le disuguaglianze. Questo è un fondo a parte da 26 miliardi e 7, a cui vengono integrati attraverso i cosiddetti fondi di coesione, i fondi Porfesr come vengono comunemente definiti, altri 4,4 miliardi. Il totale supera i 31 ed è soltanto per le politiche sociali. La seconda voce è quella della Smarter Europe. L'Italia riceve 16,7 miliardi di euro da spendere entro il 2027, con una finestra allungabile al 2030, per diventare più tecnologica, potenziare le reti, smaterializzare una serie di servizi. Per quanto riguarda la Greener Europe abbiamo 14 miliardi e mezzo, che sono un grande importo per superare la dipendenza dalle emissioni di carbonio e rendere l'Italia più efficiente, a cui si aggiunge un altro 1,1 miliardi specifico dedicato alla formazione di quelle figure che devono imparare ad allestire, installare e progettare impianti e sistemi energetici in generale più green rispetto al passato. Le ultime due voci sono quelle che riguardano la Europe Closer to Citizens, cioè l'Europa più vicina ai cittadini. Qui l'Italia, per potenziare la pubblica amministrazione nel suo contatto col cittadino, riceve 3 miliardi e 7, e infine Connected Europe 2 miliardi e 2 per facilitare il collegamento ferroviario o con mobilità dolce, ciclopedonale sulle aree interne, quelle meno collegate. Potremmo pensare ad esempio alle montagne, a cui ovviamente si aggiungono gli investimenti potenziali con il PNRR, che è un'altra partita da giocare di corsa, da chiudere entro il 2026, una partita infrastrutturale, oggetto anche di una letterale corsa all'approvvigionamento di questi investimenti. Tutto bello, no? Un sacco di soldi da spendere su canali diversi per rendere l'Italia migliore, così come gli altri 26 Paesi membri. In realtà la situazione non è così facile ed è uno dei temi che abbiamo affrontato nel corso delle nostre puntate. Il tema è quello della capacità da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici in generale di catturare e rendicontare questi fondi. Recentemente siamo stati a Torino a testimoniare la strategia complessiva della Regione Piemonte, che ha puntato nell'area di Torino sulle aree museali, Museo del Risorgimento, Museo dell'Automobile, il Museo Egizio e la Reggia di Venaria Reale. Per quanto riguarda il Museo Egizio, Samantha Isaia, direttrice amministrativa, non ci ha solo raccontato cosa è stato fatto con oltre 14 milioni di euro dell'Unione Europea in uno dei musei più belli d'Europa, ci ha anche raccontato quanto è stato difficile portare a termine questi progetti e quanto ancora è più difficile per gli enti e per i musei che sono più piccoli di un grande museo come quello egizio. Sentiamola. Certamente bisogna avere una struttura alle spalle per essere in grado di gestire dei fondi europei e per gestire anche il progetto con il quale questi fondi europei debbono essere vinti. La grande difficoltà è stata quella di creare una struttura amministrativa che fosse in grado di rendicontare puntualmente, di raccogliere i documenti puntualmente, di provvedere ai pagamenti dei fornitori secondo le modalità prescritte e soprattutto una grande capacità organizzativa e procedurale per stare dentro i tempi, perché comunque ci sono dei tempi prescritti entro i quali bisogna fare i lavori e poi esplicitare tutta la procedura amministrativa. Sicuramente la capacità di accedere a dei fondi anche per le piccole strutture culturali, non solo quelle grandi come le nostre, la capacità del Paese di attivare dei canali di formazione specializzati per chi deve poi lavorare attraverso i fondi europei e soprattutto considerare che il fondo europeo dovrebbe cercare di coprire anche i costi ordinari di una struttura che comunque dedica tempo e personale alla gestione di un progetto europeo.
Dal Piemonte ci spostiamo di poco, andiamo in Liguria e andiamo a conoscere Laura Pappaleo, responsabile dell'Ufficio Europa per la città metropolitana di Genova. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti voi. Allora, abbiamo ascoltato la collega Samantha Isaia del Museo Egizio di Torino che ci ha detto, anzi ha lanciato questo appello, questo messaggio in bottiglia dicendo deve essere un po' più facile anche per le amministrazioni e gli enti piccoli riuscire a catturare i fondi europei, perché strutture invece un po' più grandi come la vostra sicuramente ormai si sono attrezzate. Sì, io condivido questa impostazione. La figura in generale dell'europrogettista è una figura abbastanza complessa, mi rendo conto, ma che negli ultimi anni sta emergendo come una figura necessaria, soprattutto negli enti locali di piccole e medie dimensioni. Ci vogliono delle professionalità che in questo momento devono essere cercate dagli enti locali. Uno dei nostri obiettivi operativi è quello proprio di creare dei canali di collaborazione, delle reti di collaborazione anche a livello locale per poi aprirsi a livello europeo al fine di fare strategia condivisa, rendere tra l'altro più consapevoli del ruolo che i singoli enti territoriali, gli enti locali debbono e possono occupare in un ambito europeo. Quali sono le principali difficoltà che incontrate quotidianamente nell'interfacciarvi con questa complessa burocrazia europea che accompagna queste grandi quantità di denaro? Ci vuole ancora una crescita della consapevolezza di avere un ruolo importante a livello europeo, di non essere semplicemente, ascoltatori di grandi risultati di altri, perché in realtà noi intendo non soltanto Città Metropolitana, ma gli enti del territorio italiano fanno un sacco di cose molto belle che avrebbe senso anche condividere con gli altri. La seconda è che chiaramente non esistono delle procedure, standardizzate di monitoraggio e rendicontazione per i vari bandi. Quindi bisogna entrare molto bene e conoscere gli strumenti. Per fare questo ci vuole tempo, quindi ci vuole una struttura amministrativa che sia in grado di rendicontare puntualmente, provvedere a dei pagamenti, fare delle relazioni, avere una visione più di progetto e meno di singola opera da realizzare, che è un po' più la filosofia da lavori pubblici della pubblica amministrazione. Aumentare la formazione e l'informazione associata alle singole professionalità che lavorano negli enti e il rapporto umano, la creazione di una rete interna ed esterna basata sulla fiducia, sulla voglia di fare insieme, sul fatto che ci si collabora per ottenere obiettivi condivisi è fondamentale, sia a livello del singolo ente che a livello territoriale, che a livello nazionale, che a livello europeo. È d'accordo con Samantha Isaia e altri quando dicono che questi fondi, ad esempio quelli del PNRR, ma anche quelli strutturali, dovrebbero essere utilizzabili non solo per costruire muri, ma anche per alimentare economicamente in fase iniziale le attività che vi si svolgono all'interno, sostenendo costi, assumendo persone? È uno degli obiettivi? Assolutamente sì, noi spesso facciamo delle osservazioni dicendo che stiamo creando dei contenitori, soprattutto nelle azioni di rigenerazione urbana, dei contenitori bellissimi, vuoti, che però poi devono diventare sostenibili nel tempo, attrattivi nel tempo, cioè per assicurare gli impatti che noi abbiamo promesso localmente o a livello nazionale o anche a livello europeo, questi strumenti devono mettersi in piedi. Ed è chiaro, e questo vale per tutti i progetti europei in generale, che quando si promette la sostenibilità nel tempo, la replicabilità dei risultati, poi è bello avere finanziamenti e fondi per dimostrare che in realtà si è stato in grado di fare questo. Ringraziamo Laura Pappaleo e ringraziamo voi per l'ascolto. EU Factor termina qui.